Un antico brefotrofio di Napoli, l'Annunziata. Uno dei tanti dove il problema dei figli di ignoti si avverte con particolare evidenza e si propone un esame più attento della società italiana. Nel 300, quando l'Opera Pia fu fondata, le madri, per liberarsi dei propri bambini, li depositavano in una specie di ruota che poi li restituiva all'interno del brefotrofio. L'archivio, pieno di vecchi volumi e di schedari, testimonia del susseguirsi incessante dei casi attraverso i secoli. Ora la ruota non esiste più se non come testimonianza di epoche trascorse. Molte cose sono cambiate, ma il problema di fondo di coloro che non hanno una famiglia e che trovano nella loro origine incerta il limite creato da pregiudizi morali e burocratici rimane vivo e scottante. È un problema sostanzialmente umano. Sono una figlia della Madonna, mi chiamo Maria, tengo 23 anni e i miei genitori non l'ho mai conosciuto. Ogni tanto vado al municipio per cacciarmi qualche certificato di nascita, l'estratto di nascita, risulta nato di una donna che non consente di essere nominata. Ma io desidero tanto di vederlo, chissà dove stanno. Adesso tengo una certa età, sono fidanzato con un bravo giovane, però guadagna poco. Il mio ideale è di andarmene da qua dentro, di mettermi una casa, modestia. Perché io guadagno poco, pochissimo. Ho 20 anni. Sono uscita di qui che avevo 18 mesi. Sono stata in famiglia di allevatrice. Poi è morto il mio padre e sono ritornata qua. E così me ne vorrei uscire un'altra volta per trovare un posto, qualcosa, per stare insieme con mia mamma che mi ha cresciuta. E poi vorrei tenere una casa tutta mia, insomma, per stare un po', insomma, per essere un po' felice nella vita, perché fino adesso non lo sono stata. Mi piacerebbe cantare, perché è l'unico sogno mio, ma purtroppo questo sogno penso che non si avverrà. E questa è la mia vita. Mi chiamo Tecla. A 19 giorni fui abbandonata e portata all'Annunziata. Dopo 2 anni fui allevata da una famiglia. Stetti 15 anni, ma nelle più atroci sofferenze perché mi maltrattava. Forse perché non ero sua figlia. Fui portata all'Annunziata. Sono vissuta fino all'età di 25 anni. Ho conosciuto un bravo giovane e anche lui delle mie stesse condizioni. È un ignoto. Non è una carriera brillante che lui ha, però ha accettato sapendo di trovare in lui la comprensione, perché soltanto 2 esseri così sfortunati si possono comprendere. A volte mentre lavoro sto sulla macchina e penso, ma come ci può essere sulla faccia della terra un essere senza una famiglia, senza una comprensione?
Le giovani figlie della Madonna, cresciute nel brefotrofio, sperano di trovare un lavoro, di costituirsi una famiglia. Ma le vecchie, che hanno bruciato la giovinezza nell'istituto, in tempi di ancor più ostinate chiusure dell'ambiente sociale, chiedono ben poco alla vita. Io sono nata qui dentro, cresciuta qui dentro e non avendo mai conosciuto i miei genitori, non ho nessuno, quindi ho qui passato la mia vita e qui intendo morire, certamente perché adesso ho una certa età. Dei miei genitori frequentò questa santa casa e prese amicizia con una mia amica della detta santa casa e con la quale sono stato 40 anni in questa casa, sempre con questa mia amica, perché la mia amica era imputato di mano. Mi mise proprio il sovrintendente di Lorenzo che era allora e mi disse: io devo avere un'operazione, che la Madonna mi fa la grazia di farmi uscire da questa clinica, io ti metto al conservatorio come loro, perché mi sono informata e tu ti sei. E io da allora in poi sto sempre, sono 40 anni con questa mia amica e la voglio bene come una sorella. Alcune ragazze madri che hanno lasciato i loro bambini al brefotrofio trovano il modo di interessarsene concretamente, assistendoli in qualità di balie. Io sono una madre che sono a lavorare nella Annunziata. A 13 anni ho avuto una sventura, che sono ricapitati in una disgrazia e dovevo ancora giocare per la strada, invece io ho avuto già un bambino, ma dopo questo non se ne è voluto più interessare di me e io ho lasciato la mia famiglia per crescere il mio bambino. Dopo 3 anni l'ho messo in collegio e io sono lasciata a lavorare qua dentro. Quando eravamo piccoli facevamo la mura e poi ce ne abbiamo scappato da casa perché i genitori non volevano. E quando ce ne abbiamo scappato da casa che i genitori non volevano, ce ne abbiamo fuggito a un altro paese. E così ci abbiamo rivolto dai sacerdote. Il sacerdote, visto che noi eravamo troppo piccola, e ci ha messo a lavorare sopra da un'altra signora. Insomma, tutte di queste faccende io mi trovo dentro l'Annunziata, con un'altra bambina di 9 mesi abbiamo tutte finito, non ci abbiamo potuto più sposare. Adesso penso di dare una sistemazione alla mia figlia, di poterla mettere in collegio e di poterla far studiare. E dell'avvenire si possa incontrare una sistemazione per me, va bene, e se no lavorerà per mia figliuola. Essere figli di ignoti costituisce ancora una colpa, sul cui significato si attende che mutino le convenzioni morali e burocratiche della società.